Buongiorno e benvenuti al settimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina. Bene, qui trattiamo l'architettura gotica come anche la musica nel periodo gotico medioevale. Stiamo andando verso una chiesa che presenta già alcuni elementi gotici, uno fra i quali, per esempio, abbiamo l'arco a sesto acuto. Per quale motivo viene questo introdotto e quando viene introdotto l'arco a sesto acuto? Siamo nel XII secolo, siamo in Francia e un frate benedettino decide e vuole costruire delle chiese più alte, delle chiese che permettono di portare più luce all'interno della chiesa, e per fare questo cosa fa? Viene introdotto l'arco a sesto acuto, il quale permette di trasportare meglio il peso dall'alto verso il basso, quindi poter allargare le finestre e quindi poter far entrare più luce all'interno della struttura. Quindi si cercava di portare più luce, costruire strutture più alte, il più alto possibile. Arriveremo anche a Vienna ad altezze, per esempio, della guglia del Duomo di Santo Stefano, che non è questo qui però, di 137 metri, e quindi anche altri elementi come la pittura gotica arriveranno. Inizieremo a vedere un pochettino di prospettiva, anche se non come nel Rinascimento, e lo sfondo dorato. Quando un giorno faremo delle visite anche all'interno di un museo, vedremo opere del periodo gotico con lo sfondo dorato, uno degli elementi tipici di quel periodo. Quanto riguarda invece la musica, siamo sempre in un periodo medievale, periodo in cui c'erano i menestrelli, quindi cantanti, cantastorie che giravano da un castello all'altro per, come dire, corteggiare le donne nobili, li facevano la corte, e tramite queste canzoni magari avevano l'opportunità di conoscerne una oppure no. Uno di questi, vi ho messo il link anche in descrizione, è Oskar von der Vogelweide, molto ma molto conosciuto. Lo so, non è una lingua a voi conosciuta, però comunque molto interessante. Potreste immaginarvi magari di essere in Austria o in Germania, in un bosco, e passate la sera davanti a un bel fuocherello e c'è un tipo appunto che inizia a suonare della musica e cantare appunto per voi. Anche questo è un elemento interessante, perché per noi è normale il fatto che abbiamo cellulari con i quali possiamo ascoltare musica tutto il giorno, ma un tempo ascoltare musica era per certi versi un privilegio che potevano permettersi soltanto determinate persone. Qui siamo adesso proprio all'entrata di una delle chiese gotiche molto antiche. Questa qui risale al XII secolo, quindi siamo ancora in realtà in Austria in pieno romanico, anche se vediamo lì, vediamo le finestre, se ci avviciniamo un po' più in qua, con l'arco sempre a sesto acuto, che ci permettono, e anche questo particolare, la guglia, con questo tetto diciamo un po' arrotondato, molto raro. Sono arrivato adesso alla fine di questo settimo episodio, spero che vi sia piaciuto altrettanto, spero magari di vederci un giorno a Vienna. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in alto, abbonate il canale, schiacciate la campanella, e spero che ci rivedremo, o meglio che mi rivedrete, la prossima settimana con l'8º episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Ciao e grazie, buona giornata, divertitevi e siate sani. Al tempo in cui c'era questa arte qui. Oh, stopp, bei den Stufen auch kurz fahren, ja? Test, ich muss nochmal beginnen, Entschuldigung, ich habe da in Italia, ich habe mich, ja, Mario, dell'architettura hell, plam, nein, geht nicht.